Salve ragazzi e bentornati sul canale, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. Andremo a montare i prigionieri con il sistema del dado e controdado. Vi faccio vedere come. Nella filettatura andremo a mettere prima un dado e poi un altro dado. Andremo a serrarli in maniera contraria e andremo a far forza sul dado anteriore, sul primo dado, per stringere bene la filettatura. Una volta fatto, li rimuoviamo e lo ripetiamo per gli altri 3. Ora per le prossime operazioni ci sposteremo alla morsa per comodità. In questo caso utilizzeremo la guarnizione base cilindro fornita nel kit da 0,50 in carta e vediamo proprio di cassetta questo cilindro che misure ci darà. Ricordiamoci di mettere la gabbietta e il pistone nel modo corretto. Andiamo a montare il cilindro facendo attenzione che la fascia elastica entri bene nella sua sede per evitare che si possa rompere. Portata battuta il cilindro, mettiamo degli spessori per recuperare la testa e blocchiamo con 2 dadi. Andiamo ad applicare il goniometro montando prima la boccola filettata sull'albero motore, serrandola per bene ma non troppo, e poi il goniometro stesso con la farfalla. Il goniometro serve a leggere appunto la misura del travaso e trasformarla in gradi, e in questo modo poterla lavorare con più precisione. Spessorato per bene l'asticella, la andiamo a inserire in una filettatura presente sul carter e controlliamo che tutto giri bene. Con uno spessimetro da 0,20 andremo a bloccare la luce di scarico ed azzerare lo strumento stesso. E andiamo a leggere. E segniamo 190 gradi di scarico. Andiamo a bloccare il travaso primario e azzeriamo lo strumento. Segna 130, quindi di travaso primario abbiamo 130. Secondario che da 0, circa 130. Ora andremo a misurare la controluce. (128). La controluce è un po' più bassa dei travasi. Ora andremo a misurare l'altezza di squish con l'utilizzo dello stagno. Allentiamo le boccole, andiamo a prendere del semplice stagno da saldatura e ne andiamo a tagliare una sezione che vada da parte a parte per distribuire bene anche gli spostamenti laterali del pistone e quindi avere una forza più omogenea possibile. Messo per bene al centro, montiamo la testata, la cupola interna e di nuovo 2 dadi. Con una puleggia andiamo a fare un po' di forza e facciamo ruotare l'albero motore in modo che schiacci lo stagno.
E questo è il risultato. Lo stagno è stato schiacciato da entrambe le due parti e con l'uso di un calibro digitale andremo a misurare la distanza e vedremo l'altezza di squish, che possiamo vedere essere 0,90 sia da un lato che dall'altro. Dalle misure rilevate possiamo notare come il cilindro Top Minarelli 86 cc, uscito così come dalla scatola e con la guarnizione di serie, dia delle ottime misure e sia veramente un ottimo kit in rapporto qualità-prezzo. Avendo rilevato i dati e rimanendo soddisfatti da quello che abbiamo letto, abbiamo deciso di montarlo con queste fasi e continuare l'elaborazione del cilindro rifinendo dove necessario nel collettore di scarico e lucidando per bene la luce di scarico. E ora torniamo al banco. Ciao ragazzi e al prossimo video!